voglio partire sempre da lì. E allora che ragionamento bisogna fare? Ultimo giorno di mercato, si è fatto male Lukaku, il signor ADL tira fuori 6 milioni per il prestito più 44 per il riscatto, 50 cucuzze per portare a casa Højlund, cifre importanti per un giocatore importante. Per un giocatore importante. Giocatori che ti fanno vincere partite, perché stasera poi tatticamente sappiamo Conte da una parte, Allegra dall'altra, la vince chi la sblocca sta partita qua, perché poi ci sono pochi spazi, poche situazioni e c'è stato un mismatch clamoroso in campo, quello appunto tra Højlund e De Winter, con ragazzino che praticamente non l'ha mai vista la palla. Molestato da, da, mm, da questo signore danese, giusto? Non mi fate dire che ho una memoria friabile. Eh, Ragazzi, di cosa stiamo parlando? Ha costruito una squadra De Laurentiis clamorosa. No, parto da questo perché poi un altro dato evidente è che da una parte oggi in panchina Gutierrez, io penso solo il Napoli tiene in panca Beuchema, Buongiorno e il Milan appunto costretto a giocare con De Winter, e per provarla a recuperare la partita Allegri deve mettere Fofana e Atekame. Cioè, beh, io no, no, perché poi magari verrà anche, cioè, ragazzi, parliamo anche un po' del valore dei giocatori e delle squadre. Il Napoli è forte. Il Napoli ha vinto la squadra più forte. Ecco, parto da questo ragionamento qua e adesso approfondiamo il tutto. Prima, come al solito, vi invito a lasciare un like per l'algoritmo, perché come al solito ha bisogno di questi pollicioni. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. Domani sappiamo bene, Bologna-Inter. Già stasera si sentiva praticamente tutto. Voglio vedere domani, che pare che non ci sia neanche sold out. Stasera i tifosi erano praticamente attenti solo a Modric. Hanno preso il biglietto solo per vedere Modric, e Allegri gliel'ha fatto un po' spulciare 15 minuti. E vi aspetto anche a Rete Oro, ragazzi. Come sapete, ogni giovedì arrivo subito e carico il video, quindi stasera anche oltre un'ora mi trovate lì con Sebino Nela, con Bruno Giordano, e approfondiamo sia sulla partita di stasera ma poi ovviamente tanti altri temi a tutto tondo, per cui trovate in descrizione o l'applicazione Sport in Oro, il canale YouTube, oppure se siete di Roma addirittura sul canale 77 satellitare. E quindi grazie, vi aspetto, mi raccomando. Da dove vogliamo partire? Perché sostanzialmente i discorsi sono stati quasi già tutti fatti. Perché sì, io mi aspettavo una gara un po' bloccata, così è stata nel primo tempo, ma puntualmente chi si è portato avanti? Il Napoli. Poi nel secondo tempo non c'è stata gara. Non c'è stata gara, nel senso che il Milan quasi mai pericoloso, col Napoli invece che poi quando aveva degli spazi poteva anche chiuderla. L'ha fatto col 2-0, poteva arrivare anche il 3-0 e la partita era già andata. Quindi queste partite qua poi si vincono nei dettagli, sugli episodi e sulla qualità quindi dei giocatori. Non bene anche Maignan, secondo me, perché l'abbiamo sempre osannato in quanto portiere che porta a casa prestazioni superlative. Stasera meno bene, secondo me. Non tanto per il secondo gol, dove comunque è una sberla talmente forte. È vero che ha poco angolo, ma lì quello che non deve fare il portiere è prendere il gol sul suo palo. Non lo prende sul suo palo. È vero che forse un po' meglio poteva essere piazzato, non lo so, però era una bella botta. Secondo me più sul primo, che visto con rallenti sembra che non potesse fare di più. Vista a velocità normale, se la fa Sommer una roba del genere, vi dico un'altra volta. Ecco, ho questo mood qua. Facendo la Maignan forse siamo un po' più dolci, però mi aspettavo qualcosina in più. Anche in quell'azione però resta il fatto che Højlund, no, prende palla, si gira, si fa, e povero De Winter deve stare solo lì a guardare. Ma ripeto, la partita di Højlund, mo al netto di tutto quello che vogliamo dire, è stata una partita incredibile, certamente. Magari De Winter, tra virgolette, giovane, che poi giovane, a 23 anni, è già un giocatore, magari ha giocato poco, quindi deve anche un po'
trovare i metri in campo, le distanze, come si suol dire. E oggi ha trovato magari un cliente difficilissimo. Per Hojlund era proprio in, proprio in vena. Stasera era difficile un po' per chiunque. Ripeto, un Napoli che mi è piaciuto anche per come l'ha messo in campo Conte, che ultimamente stava riproponendo sempre lo stesso blocco, invece stasera mi è piaciuto nelle scelte, con Politano e Spinazzola praticamente come esterni, e Neres e Elmas che ultimamente doveva fare lì il centrocampista, la mezzala, invece meglio un po' lì davanti. Quindi mi è piaciuta nelle scelte il Napoli, ripeto, per me ha vinto nettamente la squadra più forte dal Milan. Il Milan, che ribadisco, il primo tempo ha avuto anche qualche occasione, anzi forse parte anche meglio il Milan, perché ha quell'occasione di Loftus-Cheek, bravo Milinkovic-Savic a uscire prontamente, il tiro di Saelemaekers alto su quella sponda, se non sbaglio, di Nkunku. Ha avuto un paio di situazioni, però come ho detto prima, oggi la portava a casa chi la sbloccava, perché poi a corte le difese si chiudono ancora di più gli spazi e non segni più, anzi più che non segnare più non crei neanche, e così è stato oggettivamente. E poi per concludere, forse anche un po', visto che in tanti giustamente parlano di un giocatore come tra i migliori, no tra i migliori, il migliore della Serie A, Pulisic. Si è detto questo, oggi praticamente non l'abbiamo visto, non pervenuto, forse anche peggio di Nkunku. Poi giustamente Pulisic una partita se lo può permettere, Nkunku ancora una volta sì, pare che stia migliorando. Io onestamente lì davanti il Milan per me fa fatica senza un vero centravanti, infatti pare che stiano lavorando su Füllkrug. E niente, questo è un Napoli. Io pensavo che, viste le recenti partite, che il Napoli forse ancora di più snobbasse magari la competizione. Invece l'ho vista quadrata, attenta, vogliosa, intenta assolutamente a fare bene. Quindi chi l'affronterà tra Bologna e Inter in finale affronterà una squadra tosta, assolutamente tosta. E per concludere l'arbitraggio, anche l'arbitraggio oggi non mi è piaciuto, non mi è piaciuto, ha inciso relativamente poco per fortuna, ma non mi è piaciuto. Pronti via, c'è secondo me una mancata ammonizione per Hojlund, che si butta a terra, e lo so che poi non protesta, ci mancherebbe altro, soltanto che avesse anche protestato, però già da quello dobbiamo partire da Moni, perché se iniziamo da Moni il giocatore almeno non ci prova. Invece qua dicono ci provo, tanto se mi va male, al massimo non mi fischiano il rigore. Quindi facciamolo sto passino avanti. Rabiot, quando chiedevano l'espulsione, non era espulsione secondo me, ma almeno era ammonizione. Invece lì gli va a dare una botta proprio a Politano così, lì nemmeno ammonito. È incredibile. Poi mi sembra che è stato ammonito che, insomma, ripeto, Maignan che dà una bella botta sempre a Politano, povero Politano, chi cavolo ha combinato Politano? Episodi, diciamo, dove si poteva fare un po' meglio. Pubblico, ripeto, pervenuto solo per Modric, ma lo sappiamo, che ci aspettiamo le curve a Riyadh. E questo è, dai. Ragazzi, fatemi sapere a questo punto cosa ne pensate voi, vi aspetto sotto nei commenti e vi aspetto anche al Tribunale delle Romane. Ribadisco, trovate tutto in descrizione, venite, ci divertiamo, facciamo 4 chiacchiere col direttore Raffaele, con Sebino, con Bruno Giordano e tutta la compagnia cantante. Un grande abbraccio da Neschio. Camma fa...